Salve a tutti ragazzi, io sono Robyrox e come al solito benvenuti qui nel mio studio. Oggi voglio fare un video in cui vi spiego come collegare e utilizzare Xonic AirStep Cortex Edition con il Nano Cortex. Ma prima di iniziare voglio ringraziare Gianluca Bagnardi per avermi inviato il Nano Cortex e l'AirStep. Sì, perché io ve lo ricordo di tanto in tanto, questo canale è un canale libero, indipendente, io non ho un contratto con le aziende, non sono endorser di niente, quindi tutto quello che vedete qui, tutto quello che io utilizzo per i miei video, io me lo compro di tasca mia, oppure come in questo caso qualche utente affezionato al canale mi spedisce la sua strumentazione in modo che io poi la possa sfruttare per fare dei contenuti fruibili e utili per tutti. Quindi grazie Gianluca, veramente grazie di cuore. Ma veniamo a noi, parliamo un attimo di questo Xonic AirStep. AirStep che vediamo qui è una pedaliera MIDI che trasmette messaggi tramite Bluetooth, quindi non abbiamo bisogno di cavi, non abbiamo bisogno di nulla. Lo vediamo anche, abbiamo ovviamente due ingressi per connettere eventualmente dei pedali di espressione, un ingresso per l'alimentazione, naturalmente questo funziona anche a batterie, quindi questo può essere utilizzato chiaramente per ricaricare la batteria, e la sua antennina di trasmissione, basta, quindi non abbiamo cavi MIDI o configurazioni particolari. Sì, perché la Xonic ha realizzato varie versioni di questa pedaliera, sono sostanzialmente sempre lo solito prodotto, però con all'interno un firmware indicato e ovviamente progettato per funzionare con i vari modelli di pedaliere. Ad esempio, se andiamo a darci un occhio, vediamo che ci sono quello per Tonex, quello per lo Spark, quello per il Boss Katana, quello per lo Yamaha THR e via dicendo. Naturalmente a noi oggi ci interessa quello di Nano Cortex, che qui troviamo sotto il nome di CTX Edition. Ecco, anche qui non fatevi fregare, vediamo che c'è scritto AirStep CTX, ma però poi se diamo un occhio io qua ho la scritta proprio Cortex, quindi magari differisce forse dallo stock di produzione, alcuni portano la sigla CTX, altri Cortex, ma è quello, non cambia niente. Io naturalmente vi invito sempre ad utilizzare il manuale e lo potete scaricare andando sulla sezione support e qui troviamo tutti quanti i modelli. Se scendiamo in basso troviamo AirStep Cortex Edition ed ecco qui che possiamo leggere il manuale, che è un manuale interattivo direttamente online. Dunque sappiamo che il Nano Cortex comunica ad esempio con l'applicazione sullo smartphone tramite Bluetooth, chiaro, e anche AirStep comunica, quindi invia i messaggi tramite Bluetooth e giusto per non farci mancare niente, anche AirStep ha il proprio editor da smartphone, tutto che comunica tramite Bluetooth. Ebbene, naturalmente bisogna seguire un ordine ben preciso di collegamento, altrimenti poi non riusciremo più a far comunicare adeguatamente questi sistemi. Quindi la prima cosa importante è accendere il Nano Cortex, in questo caso quindi collego l'energia elettrica e aspetto un attimo che si avvii. Benissimo, ora che il Nano Cortex si è acceso dobbiamo fare in modo di connettere AirStep al Nano Cortex per cominciare a controllarlo. Quindi la prima cosa da fare è attivare il Bluetooth dal Nano Cortex. Quindi dobbiamo premere e tenere premuto per un paio di secondi il pulsante Exit e il pulsante Capture insieme. Ecco, vedete che comincia a girare il LED blu. A questo punto accendiamo semplicemente AirStep tirando su la levetta di accensione. E voilà, in automatico, cioè si è messo veramente un secondo, in automatico AirStep si è connesso al Nano Cortex. Infatti se vedete ora io vado a premere e posso cambiare preset e fare altre cose che adesso andremo a vedere. Ora questi due qua
sono connessi. Naturalmente questo non esclude il fatto che noi possiamo comunque utilizzare l'applicazione di NanoCortex. Quindi in questo caso accendo il telefono e naturalmente devo avere l'accortezza che il Bluetooth sia attivo, vado in cerca dell'applicazione Cortex Cloud, eccola qui, clicco sull'icona centrale in basso e attendo. In automatico il NanoCortex si connetterà anche all'applicazione. Ecco, vi faccio notare che non ho più premuto i due pulsanti. Questa è una cosa molto importante. I due pulsanti che attivano il Bluetooth nel NanoCortex devono essere premuti solamente all'inizio, una volta, quando poi colleghiamo AirStep. Quando io vado poi in seguito ad accendere l'applicazione non devo premere di nuovo i due pulsanti, perché sennò altrimenti si scollegherà da AirStep. Devo semplicemente premere sul pulsante centrale e in automatico dopo qualche secondo lo smartphone si connetterà direttamente al NanoCortex. Ora vi faccio vedere, ad esempio, se entro nella lista dei preset, quando io vado a premere i vari pulsanti di AirStep, vedete che ovviamente io mi sto muovendo avanti ed indietro tra i preset. Quindi ci sono due modalità principali. Questa qui, quando si accende la luce blu, siamo in modalità preset, quindi seleziono i preset. Premendo l'ultimo pulsante in fondo a destra diventa tutto verde, quindi in questo caso vado ad accendere e spegnere gli effetti interni al questo preset. Infatti, se vado un attimo indietro e vado a vedere cosa succede qui sulla sezione degli effetti, vedete che io posso accendere e spegnere i vari effetti che compongono questo preset. Quindi, ricapitolando, in verde accendo e spengo effetti, premo il pulsante in fondo a destra, ritorno nella modalità preset, qui invece vado proprio a cambiare i preset. Ecco, una precisazione importantissima. Sappiamo che NanoCortex mi permette di richiamare direttamente on board fino a 4 preset. Abbiamo infatti 1A, 1B, 2A, 2B. Ecco, questi non c'entrano assolutamente nulla con quello che richiamiamo con AirStep. AirStep praticamente ci permette, nella modalità preset, di richiamare il preset 1, 2, 3 e 4 del primo banco. Poi dovremo passare al banco successivo, composto sempre da 4 preset, dove richiameremo il preset 1, 2, 3 e 4 del banco 2. Banco 3, 1, 2, 3, 4, banco 4, 1, 2, 3, 4. Quindi praticamente AirStep se ne frega di che cosa abbiamo impostato in questi due pulsanti. Questi naturalmente funzionano ancora, perché vedete io posso richiamarmi i preset con AirStep e poi utilizzare anche questi. 1A, 1B, 2A, 2B, vedeteli un po' come dei preferiti, chiaro? Quindi mentre AirStep mi permette di selezionare dei preset in successione uno all'altro, NanoCortex mi permette di selezionare un preset che io chiamerò 1A, 1B, 2A, 2B, presi in qualsiasi punto della lista. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robirocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Ma diamo un occhio più approfondito alla modalità preset. Abbiamo capito che premendo 1, 2, 3, 4 seleziono i 4 preset che compongono questo banco. Posso naturalmente passare al banco successivo premendo insieme una volta i pulsanti 4 e 5. Ecco che sono passato, come vedete dall'app, sul banco successivo, dove di nuovo vado a selezionare 1, 2, 3 e 4. Continuando a premere questi due qui, passo ovviamente
al banco successivo. Vedete infatti che sta facendo dei salti, chiamiamoli così, di 4. Premendo invece alla stessa maniera i pulsanti 3 e 4 torno indietro di un banco, quindi con questo avanzo e con questi retrocedo di un banco. Posso anche, se voglio, avanzare di un preset premendo 2 e 3 insieme, quindi in questo caso ignora il fatto che si trovi o meno in un determinato banco. Premendo questi avanzo di 1, premendo 1 e 2 retrocedo di 1. Ci sono poi delle funzioni che si attivano premendo e tenendo premuto per qualche secondo i pulsanti. In questo caso, ad esempio, tenendo premuto il pulsante 1 attivo o disattivo l'FX1, quindi il primo effetto. Con il secondo attivo e disattivo il secondo effetto, il terzo e anche il quarto. Tenendo premuto invece l'ultimo pulsante attivo l'accordatore. Chiaramente per uscire mi basta premere nuovamente e tenere premuto lo stesso pulsante. Ricordiamoci anche del tap tempo, sì, perché se premendo dei pulsanti singoli vado e seleziono il singolo preset, quando vado e premo, faccio il tap sul foot switch attivo, vado ad impostare il tap tempo. Come vedete qui, ad esempio ora mi seleziono questo, attivo il tap tempo. Veniamo ora invece alla modalità stomp, ovvero quella modalità che ci permette di accendere e spegnere gli effetti. Quindi premo una volta il pulsante di destra, tutto diventa verde come vi avevo già accennato, ed ecco che tutti questi 4 pulsanti mi permettono di accendere e di spegnere i primi 4 effetti, ovvero FX1, 2, 3 e 4. Per attivare o disattivare invece l'FX5, che solitamente è l'ultimo dove normalmente si mette il riverbero, ovviamente non posso premere questo perché ovviamente ritorno nella modalità preset. Ecco, in questo caso devo premere e tenere premuto l'ultimo pulsante per attivare o disattivare l'ultimo effetto. Anche qui, come nella modalità preset, i pulsanti hanno una seconda funzione di press and hold, ovvero premo e tengo premuto. Con il primo pulsante, se lo tengo premuto, attivo l'accordatore. Per uscire tengo premuto nuovamente. Con il secondo vado, adesso lo accendo un attimo, vado a cambiare il tipo di overdrive. Se ci fate caso, in basso nello schermo dello smartphone, se lo tengo premuto, passo, vedete, da vari tipi di overdrive. Posso quindi cambiare il modello. Stessa cosa succede ad esempio utilizzando il pulsante numero 3, vado a modificare il tipo di modulazione. Vedete, tengo premuto un flanger, ora c'è un C e 2V, ora c'è sempre un DC2 e via dicendo, mentre con il foot switch numero 4 posso selezionare, se voglio, come in questo caso, accendere e spegnere il effetto numero 4, oppure tenendolo premuto questo mi funziona da tap tempo. Quindi ecco che quando io vado a premerlo non mi andrà più a accendere e spegnere in questo caso il delay, ma mi andrà a definire il tempo. Per tornare ovviamente alla modalità di accensione esperimento dell'effetto numero 4, tengo di nuovo premuto ed ecco che ora vado ad accendere e spegnere in questo caso il delay. Quindi non manca la possibilità di avere preset up, preset down, bank up, bank down, perché naturalmente sono esattamente uguali a prima. Vi faccio vedere qui: se premo questi due avanzo di un banco, se premo questi due retrocedo di un banco, se premo questi due avanzo di un preset, se premo questi due retrocedo di un preset. Quindi le funzioni, diciamo così, dual press sono sempre le stesse. Chiaramente vi basta anche dare un occhio al manuale, eccoli qui, e trovate tutto quanto elencato, quello che vi ho appena detto. In questo caso, come abbiamo visto, AirStep, Nano Cortex e l'applicazione Cortex Cloud
sono tutte quante connesse tramite Bluetooth, ma possiamo anche connetterci all'applicazione sua di AirStep. Quindi in questo caso riduco ad icona il Cortex Cloud che rimane comunque connesso, e io qui ho già preparato AirStep Cortex, che naturalmente dovete scaricare dal vostro store. Per connettermi al AirStep mi basta cliccare sulla barra rossa che troviamo qui in alto, lui lo rileva in automatico, lo seleziono e voilà. Quindi in questo caso abbiamo Nano Cortex, AirStep, Nano Cortex con il Cortex Cloud, AirStep con AirStep Cortex, tutto quanto connesso assieme con un'unica connessione Bluetooth. Funziona se abbiamo seguito l'ordine con cui li ho connessi. Ricordiamoci, prima il Nano, poi l'AirStep, poi vado a connettere le applicazioni che mi servono. In questo caso possiamo entrare nei menu anche delle impostazioni avanzate, quindi fare ad esempio il firmware update, c'è tutto spiegato qui. Possiamo anche gestire le scene, che sarebbero praticamente un controllo, diciamo così, di effetti e preset già tutti, per così dire, organizzati, ma non vediamo qui per una questione anche di tempo. Ma la cosa più importante, che secondo me è la cosa che utilizziamo più spesso noi, è l'utilizzo dei pedali di espressione, perché come vi dicevo in AirStep possiamo connetterci uno o due pedali di espressione. In questo caso io qui mi sono preparato quello semplice di Onton Ampero, lo collego con il cavo, mi raccomando il cavo deve essere un cavo TRS, vale a dire un cavo stereo, e lo connetto dove preferisco. Io per esempio lo metto sul XP numero 1. In questo caso posso scegliere quale dei due pedali voglio configurare. Io ho connesso solamente un unico pedale sull'ingresso XP1, quindi seleziono XP1 e di default, vedete, è impostato per regolare il livello. Infatti possiamo vedere che il controllo LED del livello si muove muovendo il pedale. Se seleziono invece Gain, allora sicuramente andrò a controllare la quantità di distorsione. Poi naturalmente posso anche scegliere di controllare uno dei vari effetti che ci sono all'interno. Clicco su Effects, vado e seleziono l'FX1, l'FX2, l'FX3 e via dicendo. Ad esempio posso scegliere FX2 dove magari ho il delay, eccolo qui, analog delay, e voglio regolare ad esempio il mix, il feedback o il low pass o il delay time o che ne so la modulation depth del delay. Ovviamente qui non lo vediamo perché ovviamente non c'è un controllo LED che mi indica la quantità di mix o di feedback degli effetti, però capite che in questo caso mi torna molto utile. Posso avere ad esempio due pedali, uno con cui controllo ad esempio il volume, l'altro con cui controllo il crybaby, il wah, e diciamo è un po' l'utilizzo un po' più comune, ok? Quindi vedete che in realtà si conclude tutto qui, è molto semplice e vi mette nelle condizioni di poter utilizzare il vostro Nano Cortex con uno o due pedali di espressione direttamente da pedaliera. Ovviamente i pulsanti che troviamo qui sono ancora funzionanti, quindi io potrei benissimo avere 1, 2, 3, 4 preset qui pronti già da subito e altri 4 preset che posso richiamare utilizzando le funzioni di questi due pulsanti. Oltre a questo posso avere anche due pedali di espressione, quindi voglio dire, nella sua semplicità non ha bisogno di grande programmazione, basta conoscere queste semplici cose, basta connettersi nell'ordine giusto tramite Bluetooth ed ecco che possiamo utilizzare il nostro AirStep in tutta semplicità.
Detto questo, ragazzi, io voglio ringraziare di nuovo Gianluca Bagnardi. Grazie Gianluca, grazie di cuore. Spero che questo video ti sia stato utile e spero che sia stato utile, che sarà utile anche per chi guarderà questo video in futuro. Come al solito io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. Sosterrete la mia attività, sosterrete il mio lavoro, per così dire, di divulgazione. Vi ricordo anche che se volete potete fare un salto sul mio sito robirocks.it, dove trovate i profili, ovvero le neural capture che io realizzo per Quad Cortex, Nano Cortex, i preset, gli impulse response e tutto quello che faccio anche per gli altri sistemi digitali. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto qui. Ciao!